Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di luglio 2025. Ok, abbiamo la carta del matto, amici del Leone. Di solito quando c'è il matto si parla di nuovi inizi, si parla di nuove avventure, di una grinta, una spinta in avanti. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link per la nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i link al corso gratuito di metafisica sui chakra e al corso gratuito di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Ok, partiamo con un'imperatrice, il sole, la forza e un 3 di bastoni. Diciamo che i primi tre sono arcani maggiori ed è bella potente. La luna, un altro arcano maggiore. L'appeso, un altro arcano maggiore. Wow. 9 di spade. E sacerdotessa, un altro arcano maggiore, ragazzi, ne avete su 3, 6, 8 carte, sono 6 arcani maggiori. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento, diciamo, del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti, dopodiché, sciolti tra di loro intendo, cioè che sconnessi, e dopodiché andiamo a vedere per i single, le relazioni e relazioni difficili, extraconiugali ci sono tre gruppi ragazzi, il primo gruppo è quello dei single, ok? Quindi diciamo che le persone che tendenzialmente non hanno nessuno in testa. Chi ha qualcuno in testa e magari è single è comunque in una relazione energetica ovviamente, però fa parte del secondo gruppo, mentre chi è in una relazione complicata, chi è in separazione, chi è in una relazione a tre fa parte del terzo gruppo, ok? Allora, partiamo da quest'imperatrice. Quattro di spade e re di spade. Sento come se ci fosse la necessità, o diciamo state attraversando un periodo probabilmente dove qualcuno di voi potrebbe essere addirittura isolato o essere stato isolato. C'è come una fase di guarigione in questo momento. Andiamo a vedere il sole, perché tra queste due carte poi vedo che è come se vi apriste nel mese di luglio alla novità, a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il sole. 5 di bastoni e 10 di coppe. Difatti, è come se ci fossero tante energie che insomma incroceranno il vostro cammino. Andiamo a vedere la forza. Cavaliere di bastoni, fante di pentacoli e re di pentacoli. Guardate quanta gente potenzialmente potrebbe arrivare. Questo ovviamente per chi è single.
E se per caso foste in una relazione, adesso poi farò meglio i vari esempi, però ho come l'idea che ehm, potrebbe esserci come uno studio di nuove regole da applicare alla relazione per raggiungere questo 10 di coppe, la felicità letteralmente. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Queste sono tante. Un po' meno per piacere, grazie. Ok. Abbiamo un 5 di coppe, un 9 di spade e la carta del carro. Dunque, c'è un 10 di spade ed è come se ci fosse la chiusura di qualche ciclo. Secondo me potrebbe essere un ciclo di sofferenza. Tenete presente che il 5 di coppe è una carta di senso di colpa, come se ci fosse stato qualche cosa o che di cui potreste pentirvi, o semplicemente è come un chiudo con questa fase introspettiva. Tenete presente che anche questo re di spade ho come la sensazione che, come vi posso dire, che sia un'energia di inizio mese abbastanza quadrata e che vedendo questo sole e questa forza, durante lo svolgimento del mese ci sarà come una apertura, una tendenza a diventare un po' più flessibili. È come se chiudeste con queste rigidità e finalmente prendeste una certa direzione. Andiamo a vedere la luna perché mi dice che c'è qualche paura che un po' vi blocca, potrebbe esserci qualche tema riguardo al passato. Ruota della fortuna e fante di coppe. Per qualcuno potrebbe esserci un ritorno, come se un'energia si volesse di nuovo avvicinare a voi. Andiamo a vedere l'appeso. Che l'appeso è quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. È una carta di accettazione ed è interessante perché qua in questa raffigurazione ci sono le piume a me ricordano un po' il giudizio come carta perché è l'angelo, no? L'arcangelo Gabriele che chiama, che suona la tromba della carta del giudizio e qui è un po' come il ok, devo vedere o vedo le cose da un altro punto di vista. Qui abbiamo la luna e l'asso di bastoni. È come se doveste vedere il retro delle cose, cosa c'è dietro. Con questo l'appeso vi aiuterà a vedere cose che magari prima non stavate considerando. C'è anche un asso di bastoni, come se arrivasse un nuovo inizio. Vi ricordo che qua avete il matto, parla di nuovi inizi. Andiamo adesso a vedere il 9 di spade. Cavaliere di denari e 10 di denari. Questa luna, queste paure, queste cose che o proiettate o cose di cui non siete consapevoli, potrebbero darvi non pochi pensieri. Quindi io qui ho la sensazione che qualcuno deciderà di andarci piano, di andarci con calma, proprio per, diciamo, tenere un po' a bada questa paura. Tenete presente che il 9 di spade è una carta di preoccupazioni. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Wow, asso di coppe. Forza e giustizia. Oh, ma che belle. Devo dire che con questo asso finale è facile che inizi una nuova fase di questa relazione o inizi una nuova relazione più in equilibrio, perché qui abbiamo la giustizia. Potrebbe anche essere direttamente una relazione ufficiale. Però vi devo anche dire che con la carta della sacerdotessa avrete, come vi posso dire, quella giusta intuizione
che vi farà da un lato calibrare le cose, dall'altro impostare le cose in modo sano, in modo equilibrato. Credo che grazie a questo momento del 4 di spade, dove c'è una sorta di rigenerazione, c'è una autoanalisi, è l'arcano minore della temperanza, quindi è come se ci fosse una sorta di guarigione, può essere proprio nel modo di porsi verso gli altri, perché appunto qui poi vedo come una maggior apertura a quello che la vita vi potrebbe proporre, a quello che desiderate anche per certi versi. È come se fino ad adesso aveste detto, tanto quella roba lì sì, la voglio, però non è per me, non me la merito, non arriverà mai, figurati se quella persona lì verrà a guardare me. E invece no, e invece sì, cioè, e invece sì, nel senso, ehm, c'è una forte apertura. Devo dire, allora, partiamo settore per settore, andiamo con i single. Se siete single, secondo me c'è qualche tipo di amicizia, qualche conoscenza, qualcuno vicino a voi che potrebbe diventare speciale. Vi dico, le persone che andrete a conoscere sono diverse, diverse nel senso che sono tante e diverse nel senso che sono proprio diverse l'una dall'altra, hanno proprio caratteristiche molto differenti. E ho la sensazione con questo carro che ad un certo punto potreste decidere finalmente di andare avanti con una di queste persone. C'è la ruota della fortuna, quindi mi parla di cambi, mi parla di momenti fortunati se vogliamo, ma vi dico, potrebbe esserci come qualche tentazione dal passato che ritorna. Se non sono tentazioni, potrebbero essere delle paure, potrebbero essere dei ricordi, cioè io vedo che per molti è una persona che ritorna, per qualcun altro sono dei pensieri inerenti al passato che potrebbero comunque preoccuparvi un po' nel mese di luglio. Però vi devo dire, cari amici single, che tutto sommato vi lascerete un po' trasportare da quello che è il mare di emozioni che vivrete nel mese di luglio, e secondo me inizierete a fare come diverse, cioè valutazioni diverse nei confronti di tutte queste persone che potreste incontrare, conoscere, è come se diventaste più osservatori, se vogliamo, e iniziaste anche a considerare aspetti della relazione che magari prima non prendevate in considerazione. Vi dico che con le carte qui di fine lettura, secondo me c'è un buon potenziale per far nascere una relazione di un certo spessore, in equilibrio, una relazione proprio d'amore. Non vi nego che per qualcuno è una relazione che nasce con un amico, con un'amica e che in qualche modo potrebbe diventare profonda anche senza sesso. Cioè ho come la sensazione che essere in questa fase iniziale vi faccia, come vi posso dire, tirare un po' indietro, cioè il fatto che qui anche abbiate la carta dell'appeso è un po' come se diceste, ok, guardiamo la situazione, controlliamola, osserviamola e andiamo avanti con calma, con molta calma, devo dire. Ovviamente questo non è per tutti, nel senso che c'è comunque un asso di bastoni, qua c'era un cavaliere di bastoni, quindi per qualcuno passione effettivamente ce n'è, adesso lì dipende dalla vostra situazione personale, però non vi nego che effettivamente può essere una relazione che dà grandi soddisfazioni e che parte secondo me come un'amicizia, come una conoscenza. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, secondo me c'è un momento di restyling anche per voi. Effettivamente anche per voi qualcuno dal passato o qualche dubbio, qualcosa dal passato potrebbe ritornare.
e ho come l'idea che metterete un attimino il freno alla relazione. Per qualcuno il passo avanti potrebbe rappresentare avere dei figli, quindi creare una famiglia insieme. Se per caso avete dubbi o non siete sicuri magari della persona, andrete col freno a mano tirato in questa relazione. Vi dico, cioè, le energie sono positive, la relazione va bene, però è come se queste due lune vi facessero smuovere ricordi e paure del passato che un po' vi bloccano. O meglio, vi fanno rallentare, vi fanno dire come, vabbè, andiamoci con calma, vediamo cosa succede passo per passo, giorno dopo giorno. Per quello che riguarda invece le persone del terzo gruppo, quindi le relazioni complicate, quelle che magari sono clandestine, anche in questo caso, ragazzi, devo dire che secondo me le cose migliorano. Ci potrebbe essere, per qualcuno vi dirò, che potrebbe quasi esserci una dichiarazione, quindi ok, abbiamo questa situazione, ma entro tal data possiamo ufficializzare, entro tal data riusciamo a incontrarci. Adesso anche lì dipende dalla situazione di ognuno di voi, però ho l'idea che qualche cosa di bello possa nascere, possa rinascere nel mese di luglio. Sento come se è proprio un'apertura del cuore nel mese di luglio, nonostante le paure, è come se riusciste a domare un po' i vostri pensieri, le vostre paure e a buttarvi nella nuova mischia, se vogliamo. Se per caso la vostra relazione non va tanto bene, io ho come l'idea che nel mese di luglio vi darete una seconda opportunità. È come se ci riprovaste entrambe, dandovi nuove regole, nuovi carril, come si chiama in italiano? Nuove corsie d'avanzamento, no? Cioè del tipo, fino adesso è andata così e non ha funzionato, cerchiamo un nuovo modo di condurre le cose in modo che da adesso in avanti ci sia più probabilità che la cosa funzioni. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Gratitudine. Mi fermo un momento per un momento di gratitudine per tutte le benedizioni nella mia vita. Carta numero 15. Sì, è come se con questo appeso poteste rendervi conto effettivamente di tutto il bello che c'è in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere un altro oracolo. Ok, allora qui abbiamo qualche rivelazione che potrebbe venire a galla. Vi dico, qui sento come se qualcuno aprisse il cuore o ufficializzasse qualche cosa. Parla di chiarezza, di verità, onore, protezione e potere. È una carta molto bella, è una carta di... Sì, dice la spada e la rosa, come se da un lato taglio, però dall'altro sono romantico. È un po' come mettere le cose in chiaro, no? Secondo me. Ok, ultimo oracolo. Ok, e qui abbiamo un ascenso, quindi sarebbe tipo un andare più in su, potrebbe essere tradotto come una promozione, come un passaggio al livello successivo, ad aprile dice. Quindi può essere che adesso a luglio si inizi questa nuova relazione e che ad aprile dell'anno prossimo
ci sia questa ascensione, questa scalata non verso il successo, verso l'amore. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Anche se è già tutto scritto nella pagina web, vi invito ad andare a vedere. La stessa cosa, cioè il lavoro sulle credenze limitanti, io lo tratto anche nella sezione degli abbonati. In quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho riunito, condensato e messo a disposizione in quella sezione. Se volete capire meglio di che temi di che temi parlo, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, perché i titoli dei video si vedono. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un altro telefonino oppure dal computer. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!